un giorno che mi sono decisa a fare un video, è tutto, il tempo è ventoso. Come potete sentire sono molto raffreddata, abbiamo fatto tutti la bronchite, siamo partito Enoch, poi io, adesso Eric, siamo cominciati malissimo. Io ho cominciato a lavorare con i bambini in maniera continuativa e quindi ho preso la forma virale che c'è in giro. Ecco, ci mancavano anche i lavori giù sotto, la far da sottofondo. Oggi vi porto con me nel bosco. Sono uscita tardi perché non ho dormito niente stanotte, un po' per la tosse, un po' per i cani che disturbavano il bambino, perché gli vogliono dormire appiccicati e lui non vuole, e un po' per Wilvia. Si era rimasta infilata dentro il secchio dell'acqua una salamandra. Adesso non capisco se è viva, cioè se sono riuscita a salvarla oppure se non ce l'ha fatta o se è semplicemente ferma un attimo per riprendersi, ma mi sembra morta. Mannaggia, speravo di averla salvata, ma temo sia morta. Sì. Va bene. Prendiamoci 10 minuti nel bosco. No, con questi rumori non si può neanche parlare. Pensavo onestamente di riuscire a prendermi 10 minuti, un quarto d'ora nel bosco e parlare un po', ma c'è questo sottofondo terribile, stanno facendo dei lavori giù sotto, non lo so. Il fatto è che non credo questa settimana di avere altri momenti da poter dedicare a questa cosa. Intanto ho fatto un po' di legna d'accensione, il camino. Ho davvero bisogno di momenti di decompressione. Ma è tanto difficile in questo periodo.
sarà per la prossima volta, sarà per un altro giorno o un altro momento, vediamo. Allora, ho da diverso tempo, circa un'oretta di clip da editare, ma non riesco, non sono ispirata, mi blocco tutte le volte che ci provo, per cui ho pensato di fare questo video molto semplice, senza troppi fronzoli e spontaneo, diciamo, perché ci sarebbero tantissime cose da raccontare, tante, ma sono delle cose molto intime, molto personali, che stanno succedendo e per le quali forse abbiamo bisogno di un po' più di tempo, però sento di volerne parlare perché so che posso portare una prospettiva un po' diversa, perché sono argomenti dei quali si parla molto. Io vi ho già accennato ad alcuni di questi argomenti, come quelli della salute mentale e alta sensibilità, ma voglio parlarvi anche di neurodivergenze in senso più ampio, ma abbiamo bisogno di parlarne quando ci sentiremo pronti per raccontare e quando anche il nostro percorso, diciamo, personale prenderà una forma un po' più chiara. Perché dico questo? Perché adesso va tanto di moda parlare di queste cose e sono proprio quei video a tira like che piacciono un po', no? Parlare di questi argomenti diciamo che attira molto l'attenzione. Sembra quasi una moda ultimamente. Quindi c'è anche un po' la paura di voler un po' mettersi in questo filone, no? Di persone di mettersi in questo filone, no? Di questa corrente di moda relativa alla salute mentale, eccetera. Io penso invece che sarebbe molto interessante parlare di questo argomento in relazione a uno stile di vita in natura, in relazione all'esperienza personale relativa a un approccio di vita più lento e all'aperto in contesto naturale. Sto facendo un percorso molto personale di approfondimento di questi temi e anche di sperimentazione di questi temi. Da una prospettiva molto più
molto meno antropocentrica, facendo delle riflessioni importanti rispetto al perché ci sia questo continuo ritorno alla natura, cioè che sempre più persone sentono questo bisogno, di come anche questo venga commercializzato, ma nello stesso tempo ci sia proprio la necessità e ci sia anche questa divisione, no? Tra quello che è la nostra cultura, la società e un po' il nostro istinto, un po' la nostra, ho sentito dire in un video, la nostra mente sistemica, no? Che parte più in realtà dalla pancia, no? Da quello che noi siamo, da quelli che sono, da quello che ci portiamo a livello di genetica più antica. E sto anche facendo delle riflessioni su come questo possa essere integrato con l'aspetto più religioso, più spirituale, perché vengo da una realtà molto dogmatizzata, molto dottrinale, dove ci sono delle regole molto rigide e che tutto quello che è sconosciuto viene un po' stigmatizzato, viene un po' interpretato come sbagliato, fuori dalle righe, qualcosa che va contenuto, eliminato, eccetera. Io mi rendo conto che senza uscire dai miei principi posso però cogliere degli aspetti che anche in ambito religioso e spirituale, e parlo di cristianesimo, possono avere un senso, una logica, senza andare a intaccare i principi fondamentali, senza andare a costruire dei nuovi dogmi e delle nuove dottrine, ma proprio stando fuori da questi dogmi, da queste dottrine, da queste regole, se vogliamo, semplicemente tornando un po' a... È arrivato Willy, non mi farà più parlare, tornando un po' invece ad una pratica di vita e non più soltanto a delle teorie, ma proprio ad una pratica di vita concreta, dove non si vuole completamente eliminare tutto ciò che è moderno, ma si vuole reintrodurre qualcosa di antico, questa dipendenza dalla natura, questa codipendenza, questo legame con la creazione, questo sentire la creazione come parte di sé, perché ricordiamo che ne facciamo parte di questa creazione, non siamo sopra, abbiamo la possibilità e la capacità di controllare in alcuni casi, ma siamo dipendenti dalla natura. Ci metto via perché rischio che il vento diventi troppo forte e diventi un po' pericoloso stare qua. Will, non mi stai aiutando, grazie. E questi temi si legano anche ai temi proprio del benessere mentale, del dilemma tra adattamento e non adattamento a certi dogmi, a certe modalità di vita che oggi vengono proposte tradizionalmente e alle conseguenze che questo può avere
quindi quanto è importante quando non si ha un disagio, una disfunzione, una neurodivergenza, quanto è importante riuscire a sentirsi parte di una società, di una comunità, ma come allo stesso tempo è importante potersi riconoscere come persone senza dover omologarsi. Ecco, queste sono un po' le riflessioni che sto facendo in questo periodo e quanto sia importante introdurre questi temi anche proprio per quanto riguarda gli aspetti più intimi, più spirituali, perché a volte si tendono a lasciare molto fuori dall'ambito spirituale, o si danno delle soluzioni troppo semplicistiche o si tende a non volerne parlare, non volere riconoscere determinati stati dell'uomo, oppure si tende a dare delle interpretazioni senza delle conoscenze integrate con gli elementi poi che sono più scientifici, ecco, e anche biologici, se vogliamo. C'è un po' un tabù nella nostra società e soprattutto nell'ambito della società religiosa, sia per quanto riguarda la salute mentale e per quanto riguarda le neurodivergenze, l'alta sensibilità e quant'altro, e c'è anche un tabù per quanto riguarda il contatto con la natura. Questi sono due grossissimi tabù che io ho trovato e che mi sto trovando ad affrontare io in prima persona. Adesso invece in ambito, diciamo, non religioso, questi sono argomenti che vengono sciorinati in continuazione, un po' per moda, un po' per notorietà, un po' per diversi argomenti, un po' per essere presi in considerazione, anche se vuoi, nel mondo dei social media, eccetera. Io trovo che invece siano argomenti molto profondi e importanti, che non vanno sottovalutati o portati così senza una profonda riflessione, no? E questo è il motivo per cui penso di volerne parlare, ma che ovviamente c'è bisogno di tempo per noi, per elaborare, tempo per noi per capire anche cosa abbiamo voglia di raccontare, cosa non vogliamo raccontare, per capire che cosa succederà, quale sarà il nostro percorso. Di una cosa io sono sicura, per certo, un elemento chiave per me sarà il continuare a vivere la natura in modo pieno, in modo continuativo, in modo essenziale, perché trovo che questo sia un elemento davvero centrale per il mio benessere, penso anche per il benessere della mia famiglia, e quindi volevo solo, insomma, raccontarvi un po' questo, perché trovo che questi argomenti non vengano mai trattati, non vengono mai presi in considerazione. Invece secondo me sono argomenti molto interessanti, molto importanti e anche molto profondi, che cambiano molte prospettive nella vita. E vi voglio ringraziare per essere stati qui anche oggi. Io adesso torno a casa perché è un po' tardi. Sono molto contenta di essere riuscita a fare questo video, perché stamattina è andato tutto storto, e senza parlare della mia voce, che ho voluto farlo lo stesso perché secondo me avevo voglia, insomma, di farlo. E spero che continuate ad essere con me in questo viaggio, un viaggio travolgente, un viaggio che ci sta portando nella stagione più dura, più difficile, ma anche una stagione che io amo moltissimo, che è quella invernale. Dicono che arriverà la neve. Lo spero veramente tanto, perché ne abbiamo molto bisogno. Non sono molto positiva su questa cosa, perché non credo che arriverà la neve che ci serve, ma speriamo che almeno arrivino le giuste temperature per questa stagione, anche se noi siamo a corto di legna, quindi la stiamo facendo man mano,
e il freddo non ci aiuta, ma abbiamo deciso di fare questa vita, quindi prendiamo in mano la situazione e la portiamo avanti. Io vi abbraccio, vi ringrazio e che Dio vi benedica.